Ora faccio una minima presentazione e partiamo, così almeno sono le 21:04, direi che siamo assolutamente in orario. Va bene, partiamo. Allora, buonasera a tutti, siamo l'AIC, continuiamo le nostre serate di presentazione con vari temi e relatori. Sono sempre i CICD. Oggi parla Miles Parisi, vicepresidente dell'associazione e anche, devo dire, instancabile viaggiatore. Ha viaggiato un po' dappertutto, mi pare che abbia forse 8-9 viaggi in Africa, forse anche di più obiettivamente. E invece però stasera cambia, diciamo, continente perché ci parlerà di un suo recente viaggio in Messico alla ricerca anche di CQD. Quindi va bene, Miles, quando sei pronto puoi iniziare, io mi muto e così almeno potrai parlare tu. Quando vuoi. Ciao a tutti, ringrazio Livio per la presentazione, ringrazio tutti quelli che sono qui presenti, li saluto, molti li conosco e quindi mi fa molto piacere incontrarli. Come ha detto Livio, racconterò di un recente viaggio recente dell'estate scorsa in Messico. Una presentazione non è bella come quella di Nicolosi dell'ultima presentazione fatta, che è stata bellissima, fatta benissimo. Sarà una presentazione delle slide, fondamentalmente sono delle fotografie, fotografie che ho fatto sott'acqua e i pesci che sono la nostra passione. Andiamo, condivido la presentazione, condivido lo schermo. La vedete? Livio, la Sì, vedi? sì, sì, si vede. Si A vede, posto. perfetto. Allora, non so adesso questa, ecco. Come dicevo, ad agosto 25 con la mia famiglia e un gruppo di amici siamo andati in Messico. Come al solito, come nostra abitudine, ci siamo organizzati da soli il viaggio e il viaggio comprendeva una sosta a Città del Messico, dove chiaramente abbiamo visitato la città che consiglio, veramente interessante, bella, ci sono poi anche dei siti archeologici stupendi proprio vicino alla città. Poi abbiamo preso un volo per il Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, siamo arrivati. Da lì abbiamo affittato un'automobile e con un lungo tour siamo arrivati fino a Yucatan, circa abbiamo fatto 1500 chilometri in macchina. Il viaggio doveva includere soprattutto siti archeologici, ci sono dei bellissimi siti archeologici, le piramidi Maya e Azeche, no? Sì, Azeche sono vicino a Città del Messico, invece lo Yucatan e il Chiapas sono zone Maya. Peraltro ho scoperto, ignoranza mia, che ancora circa 1 milione di persone in Messico o in Centro America parlano la lingua Maya. Quindi è ancora una cosa molto sentita. Come al solito ho trascinato familiari e amici alla ricerca anche dei pesci, perché chiaramente si passava attraverso tanti fiumi, laghi e corsi d'acqua e quindi d'obbligo era fermarsi a cercare i pesci. Gli amici e i familiari mi conoscono e devo dire che sopportano anche volentieri queste divagazioni ciclidofile, perché normalmente si arriva anche in posti molto interessanti. Arrivati a Tuxtla avevamo prenotato un giro al canyon del Sumidero sul Rio Grijalva, che doveva essere molto interessante ed è proprio vicinissimo a Tuxtla, tra Tuxtla e San Cristobal. Purtroppo la compagnia aerea low cost messicana ci ha messo in overbooking e non siamo riusciti a partire. Siamo partiti il giorno dopo e abbiamo perso il tour, avevamo prenotato la barca al canyon e quindi l'abbiamo perso, non l'abbiamo visto, oltretutto l'abbiamo anche pagato. Vicino a San Cristobal c'era un altro fiumiciattolo, il Rio Fogotico,
dove ho cercato anche lì di cercare un po' di pesci. Proseguendo da adesso c'è anche una mappa, così si vede meglio nella prossima slide il giro che abbiamo fatto. Verso Palenque c'era il Rio Xanil con le famose cascate de Agua Azul, dove avevo in programma immersioni perché queste cascate sembrano bellissime. Vicino a Palenque una sorgente sacra, sto elencando un po' tutti i fiumi e sorgenti e corsi d'acqua che abbiamo incrociato. Poi i famosi Rio Usuma Cinta e Candelaria, famosi perché da lì vengono tanti cicli, tipo c'è in acquario adesso il ciclosoma Mechi, per chi è anziano se lo ricorda come ciclosoma Mechi, il Torictis Mechi, Rio Candelaria per esempio. E infine, arrivati in Quintana Roo, c'era la laguna di Baccalare e alcuni cenotes. Questo qui è il tour che abbiamo fatto con i corsi d'acqua che vi ho elencato. Purtroppo, come ho detto, Canyon del Sumidero ce lo siamo persi, perché per l'overbooking abbiamo perso un giorno. Rio Fogotico ho visto solo dei pecilidi, ma non sono riuscito neanche a pescarli. E poi invece il tour è proseguito, adesso vedete qui abbiamo fatto Palenque, poi siamo stati a Calakmul dove ci sono delle piramidi in mezzo alla selva meravigliose, si scala la piramide e si vede una selva senza fine, è una roba fantastica. La laguna Bacalar col cenote Azul che è proprio lì attaccato e il cenote Tortugas che è invece vicino a Tulum, quasi alla fine della penisola dello Yucatan. Ecco, facendo questo giro si attraversano diversi stati perché il Messico è federale, abbiamo fatto il Chiapas, lo stato del Tabasco, del Campeche e del Quintana Roo. Nonostante Tabasco, Campeche e Quintana Roo siano nello Yucatan, non siamo stati nello stato dello Yucatan, perché lo stato dello Yucatan, nella penisola dello Yucatan, è solo la punta, come si vede da questa mappa. Cascate di Acqua Azul, qui ci speravo molto perché questa era come veniva pubblicizzata il Cascate dell'Acqua Azul, si può fare il bagno, effettivamente c'erano parecchie persone che facevano il bagno, però quando siamo arrivati erano così. Praticamente aveva piovuto tanto nei giorni precedenti e c'era una sospensione, l'acqua era piena di sedimenti. Ho provato a pescare comunque col retino e ho pescato quello che vedete su dei pecilidi. Peraltro, mentre ero intento a pescare col mio retino, è arrivato un poliziotto e mi ha detto che lì non si poteva pescare perché era parco e quindi mettere via il mio retino. Non mi ha fatto neanche la multa, è stato gentile, devo dire, ho messo via il retino. Però poi ho continuato a guardare, solo pecilidi ho visto. La mia intenzione era andare con la maschera, ma sarebbe stato tutto inutile. La foresta in compenso è bellissima, piena di orchidee, di filodendri, di tutto. Quindi vale la pena comunque arrivare alle cascate dell'Acqua Azul. Poi ci siamo fermati a Palenque perché c'è questo sito archeologico molto famoso in mezzo alla selva, che era il nostro obiettivo del gruppo vacanza, però di fianco a questo sito archeologico c'era anche questa fonte sacra, sacra per i Maya, e tutta la nostra compagnia, il gruppo vacanza, era lì che si stava facendo benedire o battesimare a questa fonte sacra, tutti fuorché uno, solito pirla, che invece nella fonte sacra aveva visto dei pescetti e ha tirato fuori subito la macchina fotografica per cercare di capire che cosa fosse. Questa fonte sarà stata profonda, l'acqua massimo 10 centimetri. Se vedete la macchina fotografica non si riusciva neanche a immergere completamente. E in questa fonte i pesci che c'erano dei pesci e anche dei gamberetti in realtà, c'ho anche le foto dei gamberetti non le ho messe. C'erano questi pseudoxifophorus che non, insomma, per un tanganicofilo potrebbero essere anche dei bei pesci, per gli altri insomma, così così. Ce n'erano tanti però di questi pescetti nella fonte sacra. Poi abbiamo proseguito la strada che vedevamo prima, abbiamo attraversato il Rio Sumacinta e il Rio Candelaria, dove
avrei voluto fermarmi, ma erano fiumi in piena. È la stagione, una stagione abbastanza umida, io sono andato ad agosto e quindi tutti i fiumi sono molto carichi di acqua e anche di sedimenti. Se mi fossi organizzato meglio sull'Usumacinta in quella zona no, ma probabilmente sul Candelaria si sarebbe potuto fare qualche immersione, andarle a esplorare meglio. Ma dovevamo fare 1500 km, poi non sono 1500 km semplici, sono 1500 km di montagna. Per fare 300-400 km ci voleva una giornata intera, cioè dalla mattina alla sera. Se uno guarda anche su Google Maps, 300 km ti dà 6 ore per farli. Quindi le stradine. Quando dici immersione, perché lì c'è roba profonda anche al di là dei cenote, eh? No, beh, nel fiume però ti puoi buttare dentro con la maschera, il boccaglio. Immersione, io Ok, dico ok. maschera e boccaglio, non con le bombole, non ci sono. Allora, questa zona, vi dico, soprattutto da Tuxtla a Palenque, non c'è proprio nulla. Poi noi abbiamo fatto, ci sono due strade in realtà, c'è una strada più dritta, che noi non abbiamo fatto, ovviamente, e poi c'è una strada tutta tortuosa in mezzo alle montagne, che è quella che abbiamo fatto noi. E questa strada veramente, cioè fai fatica anche a trovare un ristorante tra una città e l'altra. Sono zone veramente anche molto poco turistiche. Poi arrivi a Palenque, è tutto, è pieno di turisti perché c'è il sito archeologico, però probabilmente ci trasportano con gli autobus, ma facendo la strada quella dritta. Noi abbiamo fatto proprio, se vedi, vediamo, tornando indietro un attimo velocemente, la mappa, ecco, questa no, non si vede in realtà qua, per arrivare a Palenque noi abbiamo fatto questa strada qua, che vedete tutta curva, ma c'era una strada più dritta, che andavi un po' oltre e poi tornavi un po' indietro, probabilmente, e la dava più veloce comunque quella strada. E quindi sì, se vuoi fare, ma anche le cascate di Agua Azul, ti devi portare la tua maschera e buttarti dentro, e così anche al fiume, ma anche più avanti, adesso vediamo, quando siamo arrivati alla laguna Bacalara, non è che sia attrezzata. Quindi dopo una settimana che siamo stati in giro per Chiapas, Tabasco e Campeche, siamo arrivati quindi in questa laguna Bacalarra, che è nel Quintana Roo. Questa laguna è lunga 60 km con l'inclinazione che vedete. La parte qui che vedete, questo lo vedete, questa parte, questo è mare, perché questo è un golfo che è collegato direttamente al mare, quindi è veramente vicina al mare la laguna Bacalar. È lunga 60 km circa e molto stretta. Il punto più largo, l'ho misurato io su Google Maps, è 2 km. Dove eravamo noi? Noi eravamo in un lodge che dopo vi faccio vedere, davanti avevamo meno di 1 chilometro di larghezza e ci andavamo con la canoa. È nota anche come Laguna dei Sette Colori perché effettivamente quando ti sposti lungo questa laguna cambia completamente e continuamente il colore dell'acqua, un po' perché cambia il fondo, un po' perché cambia la profondità. Ci sono i cenotes, perché i cenotes sono sia fuori, poi si vede meglio, sia all'interno della laguna. Praticamente nella laguna ci sono ogni tanto dei buchi circolari che vanno giù molto profonde perché la laguna non è profonda, che sono i cenotes all'interno della laguna. Poi c'è una foto in cui si capisce meglio quello che sto dicendo. Di fianco, ma veramente vicino, e dopo si vede un'altra foto, c'è il cenote Azul dove sono andato, che è profondo 90 metri, e lì all'interno c'è l'ingresso al cenote Azul è a pagamento. In realtà puoi entrare anche senza pagare, volendo, entrando da dietro i locali entrano anche senza pagare spesso. Non è vietato entrare senza pagare, però è più disagevole. Diciamo che la parte più agevole, più comoda è a pagamento, c'è anche un ristorante e c'è un diving center
E a te che può interessare Enea, c'è un centro per l'apnea. Lì, quando sono andato io, stanno facendo i tuffi in apnea perché essendo profondo 90 metri, calda e calma, è abbastanza interessante per fare l'apnea. Immagino. Ci sono Sì, pesci dentro al cenote? certo, dopo li vediamo, bellissimi peraltro. Miles, Oltre a scusa, questo, potresti cliccare nascondi sotto perché c'è la barra che copre le foto? scusami, Vai, ok. grazie. Oltre a questo, molto interessante, nella laguna Bacalar ci sono delle formazioni di stromatoliti. Gli stromatoliti sono una forma di vita antichissima, miliardi di anni, perché ci sono dei fossili di stromatoliti di 3 miliardi. Possibile, Livio, correggimi se dico qualche bestiata, ma a me sembra 3 miliardi di anni, la vita è così vecchia sulla Terra. E comunque, No, quasi subito, ma 3 miliardi forse no, un pochino meno, ecco, diciamo così. comunque sono tra i primi Però esseri 2,8 viventi. può essere, se mi ricordo bene. Sono tra i più antichi esseri viventi e si pensa, sono teorie, che siano tra gli esseri viventi che hanno cambiato l'atmosfera, nel senso sono stati quelli che hanno prodotto l'ossigeno, perché questi sono dei cianobatteri che formano anche delle formazioni rocciose perché si sviluppano a strati a forma un po' sferica, poi ho qualche foto forse, e questi cianobatteri nei miliardi di anni, a questo punto perché io ho detto 3 miliardi, Livia ha detto 2,8, siamo lì insomma, eh, centinaia di milioni più, centinaia di milioni meno, e però in miliardi di anni hanno costituito, sembra, parte dell'ossigeno che respiriamo oggi sulla Terra. Miles, googolando, sono 3,7 miliardi di Ah, anni. vedi? E io ricordavo adesso, vabbè, diciamo che 3 miliardi di anni fa, beh, comunque questi sono ancora vivi e mediamente si trovano in ambienti marini, mentre la laguna Bacalar è acqua dolce, proprio dolce. Noi la usavamo anche nel nostro lodge perché non c'era sempre l'acqua, quindi avevamo un secchio e la prendevamo direttamente al lago. E quindi una zona molto interessante. Adesso, ecco, queste sono alcune foto della laguna, vedete questi colori che cambiano. Questo qui era il nostro Eco Lodge. Alla Guardate faccia qui. dell'eco. In che senso? È bello per essere eco. Ah, sì, 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 no, bellissimo. Nel senso ecologico erano delle capanne, diciamo così. Adesso ve le faccio vedere perché. Questi, ecco, sono gli stromatoliti. Ecco, gli stromatoliti, molto interessante. Adesso non stiamo parlando di ciclidi, ma è interessante anche questo. Non so se si vedono delle boe. Sono tutelate perché questo è un lago dove fai il bagno, vedete le teste delle persone. Queste boe facevano una recinzione attorno agli stromatoliti perché la gente non ci andasse sopra e non li danneggiasse. Per cui c'era questa tutela degli stromatoliti. Se Anche vedi, perché Miles è un bagalare è anche patrimonio della biosfera certo. dell'UNESCO, cioè è proprio un Ci gioiello del Messico. Io guarda, mi ero un po' informato prima di andare, avevo fatto la sosta, era apposta, devo dire che anche i miei amici li avevo convinti abbastanza facilmente ad andare a Baccalar, ma poi avevo visto anche che c'erano tanti cicli da vedere, ma devo dire che ci è piaciuto davvero molto. Sì. Questo ecco era il nostro lodge, vedete, quello è la laguna Bacalar, cioè praticamente lodge, io non so se si possa chiamare lodge, era eco lodge, praticamente era una capanna con il pavimento comunque in cemento, i letti dentro, ma le pareti erano fatte solo di zanzariere, molto utili ragazzi la sera, le zanzariere in questo posto. Quando siamo arrivati poi sotto una pioggia torrenziale che siamo arrivati fradici. Siamo, cioè, anche facendo poca strada dalla macchina fino per scaricare i bagagli, era una roba, cioè,
è venuta giù in poche ore un'acqua paurosa, poi è venuto fuori il sole. E questo è la vista dall'oggi, quella sulla macchina è mia moglie, mentre l'altro è mio figlio e il pirla in acqua invece sono io, che potete immaginare che cosa facessi con macchina boccaglio e macchina fotografica, perché subito dalla riva io ho visto, appena arrivato, stava ancora piovendo, ho visto le vieia, le Melanurus, e appena smesso di piovere ci siamo sistemati in casa, l'acqua era calda, considerate che l'acqua della laguna 32 gradi, cosa che mi ha convinto anche a fare una vasca a casa, un acquario di Centro America, perché purtroppo negli ultimi anni qui a Milano l'acqua mi va sempre 32-33 gradi e non riesco a buttare giù le temperature, e le vasche Tanganica che avevo fino a un anno fa d'estate pativano molto, avevo un mucchio di perdite. Quindi vedete quanto era comodo, cioè io mi alzavo la mattina e la prima cosa che facevo, forse prima colazione, ma poi subito dopo ero in acqua così. Quindi, come dicevo, questo ecologio era a 15 km a nord di Bacalar, qui mi sono dedicato full immersion veramente. Mi sono un po' ripagato delle delusioni dei giorni precedenti, dove non so, ho saltato il sumidero e i fiumi erano in piena. E quello che ho misurato dell'acqua, la temperatura, avevo il termometro e anche l'orologio, 32 gradi, il pH avevo delle strisce, l'ho misurato, era neutro, non ho misurato la durezza dell'acqua, era acqua veramente dolce, nel senso che in questo ecolodge non sempre avevamo l'acqua che usciva dai rubinetti, ma c'era un secchio, si poteva prendere l'acqua dal lago e utilizzarla per lavarsi. I pesci che ho visto e fotografato anche sono 6 specie, me ne manca una che era segnalata come ciclide per il bacalar, che era, non mi ricordo se Spilurus o Cutteri, però tutto il resto, che però era segnalata solo a sud del lago, non so perché solo a sud. Il resto, Vieia melanura era sicuramente il ciclide più diffuso. Cribroeros robertsoni, Torictis mechi, Maierus urophthalmus, Trichromis salvini e Petenia splendide. Devo dire, tutti facilmente visibili. Ecco, a questo manca, come dicevo, Cutteri o Spilurus, non mi ricordo quale dei due. Il resto, diciamo che dei ciclidi censiti per questa laguna li ho visti tutti. C'è un caracide molto diffuso che è la Stianax bacalariensis, e poi dei gobidi che sono molto diffusi e a me piacciono molto, il Gobiomorus dormitor e l'Ophogobius cyprinoides, che il dormitor è d'acqua dolce, bisogna dire, e invece l'Ophogobius ho visto che è un pesce che vive anche in acque salmastre o marine. Lì era però in acqua assolutamente dolce. Una cosa molto particolare è che i Torictis, che sono Torictis mechi, sentito anche ad Conix e altri della zona, hanno la pancia gialla anziché rossa, di un bel colore giallo, dopo lo vediamo meglio, e nella laguna Bacalar sono molto chiari probabilmente perché anche il fondo della laguna Bacalar è molto chiaro, è proprio una sabbia o un ciottolato bianco. Vediamo un po' di pesci. Ecco, l'acqua non era limpidissima perché, come vi ho detto, ha piovuto tanto. Quando siamo arrivati è venuto un acquazzone pazzesco con fiumi d'acqua che arrivavano dentro il lago. E così non limpidissima è rimasta anche nei giorni seguenti. Queste sono delle vieie melanura, quelli grossi sono difficili da fotografare, cioè non si fanno avvicinare tanto. Per fare delle foto decenti con quest'acqua torbida bisogna andare molto vicino al pesce. Molto vicino vuol dire 20 centimetri. Allora 20 centimetri fai una bella foto. Questi qui diciamo che fossero quei due lì a un paio di metri e questo un metro e mezzo, e già le foto fanno abbastanza schifo.
Questa è un'altra coppia, non lo so, probabilmente sì, di VA e melanura. Poi in realtà con la luce del sole, nuotando, le ho viste molto più belle di così. Queste sono le foto che sono riuscito a fare. Ptoryctis mechi e Astyanax bacalariensis, poi si vedono anche delle giovani melanura. Ecco, giovani melanura tantissime, di tutte le taglie, li vedevi proprio a banchi girare per il lago. Un po' una carrellata di Ptoryctis mechi, devo dire a me piacevano tantissimo, belli, trovo bellissimi. Questi nella laguna non i più belli, Alcenotes azul molto, molto più belli, dopo li vediamo, dei colori eccezionali. Belli anche questi Astyanax, peccato che i Bacalariensis non si trovino sul. Tutto bene? Saltato. Si è bloccato Miles. Sì, si è frizzato, avrà dei problemi di rete, magari ritornerà. Ritornerai. Ma chi è? Roberto Zampa? Sotto mentite spoglie. E vai Roberto, ma tu puoi se vuoi cantare, C'è una Secondo bella me il voce. Malapterurus gli ha tirato una stecca elettrica e gli ha fritto il PC. Speriamo di no. Vabbè, a Milano c'è Adesso fermento, dai, tocca. in questi giorni, quindi. Miles c'è. Fagli un colpo di Miles. telefono. È saltato Miles. Gius. Dimmi. Ciao Marco. Ma forse è un problema di rete o è la Allora, piattaforma, divagando, questa Lemnia Lemna mi. italiana. No, ma perché c'è un ricercatore CNR che l'ha utilizzata per valutare e ha visto che la lemna funziona in ambito ecotossicologico, però Zoom non risponde, dice qua, invia Zoom. È soltanto che mi ha chiesto, ma che varietà abbiamo noi? Boh, che so, io ho la specie Lemna Minor e Major, basta. Poi, però pare che ci siano, in Europa abbiamo forse 15 specie di Lemna e non so quante varietà, però io non so identificarle. Io al massimo ne ho viste 2, adesso 15 ne è tanto. Due cose, due varietà o due specie? Minor e Major. E Major, ah sì sì. Una volta le ho viste da coso, come si chiama? Alle onde le ho viste io, belle grandi, sì. Ma poi non mi è capitato più, anche perché a me danno fastidio, non piacciono. Allora, io ce l'ho in diversi acquari e ti dirò che nell'inverno soffrono indoor, però adesso nella primavera proprio c'hanno un'esplosione che Sì, proprio sì, sì, cappezzano il sì. fondo Allora, e devi scusate, reggere. ho sentito Miles e non si era accorto che era Scusatemi, saltata la connessione. Eccolo lì. perché facendo la presentazione non la vedo. Va bene, ti Mi chiamiamo piace. noi se c'è bisogno. Vai, riparti pure da dove eri arrivato. Vediamo se me la fa fare. Gli smechi era. Condividi. La vedete? No, No? No, ma tu stai col telefono, Miles? No, no, che telefono? No, sul È computer. Galaxy A26 di chi è? Mio Zampa. Ah! La vedete la presentazione adesso? No, No? no. Scegli. Vediamo, riprovo.
Ok, adesso dovrebbe Sì, funzionare. va, Sì, adesso va, sì. vai. Ok, Vai, dove vai. eravamo rimasti? Qui, Qui, Sì. Qui, a posto. Allora, questa Vieia Melanura, riprendiamo. Torictis Mechi. Questa l'avevamo vista, l'immagine? Sì, sì. sì, I filmati li avevamo visti? no. No, no, Ah, ecco, allora rendiamo dal filmato. Questo è proprio davanti all'oggio che vi ho fatto vedere, sono i mechi in mezzo alle radici di mangrovia. Mangrovia che ovviamente in acqua assolutamente dolce. Qui per farvi vedere il comportamento di questi pesci. Io sono stato ore a guardarli, sembrava di nuotare in un acquario. a che profondità stavi? Ma qui meno di 1 metro. Ma, Cioè, proprio come la foto che vi ho fatto vedere prima, no? Dove era immerso, era praticamente lì. Adesso torno un secondo indietro, ma no, dai, non vado indietro perché già. E questo è un altro filmato, sempre Mechi e Vieia Melanura, che vanno a pasturare sul fondo, proprio come in acquario, no? Prendono la sabbia e la sputano dalle branchie. Avete visto? Bellissimo. Intanto si scacciano. Ecco, qui prima dicevo, ma era saltato, tra un po' si vede un po' in lontananza com'era l'acqua, cioè l'acqua era molto torbida. Lo vedete? Cioè la visibilità alla fine era di un paio di metri, purtroppo. Quella è una bella melanura grossa, ma i pesci per fotografarli e filmarli decentemente devi andargli vicinissimo. Fortunatamente i Torictis ci vai proprio vicino, devo dire molto confidenti. Le Vieia, quelli giovani, gli vai molto. Questo ero a 10 centimetri per filmarlo e il pesce era tranquillissimo. Sono collegato sempre? sì, ti sentiamo, sì. Questo, ho qualche filmato, sono tutti abbastanza brevi, ma era solo per farvi vedere il comportamento dei pesci e quanto semplice fosse vederlo. Cioè, con la maschera, qui ero in 50 centimetri d'acqua, 1 metro d'acqua, insomma, uscito proprio di casa e, e veramente, veramente vicino. Questo è un Cribro Eros Robertsoni. Avevo mandato la foto forse direttamente al lago Alivio per chiedergli cosa fosse, che mi aveva detto. E dietro potrebbe essere un Maya Eros Urophthalmus, secondo me. Sì, penso che siano giusti, sì. E il Cribro Eros sicuramente. Qui un altro Cribro Eros con una vieia alle sue spalle. Cribro Eros molto comune, non l'ho mai visto in coppia. Certo, io sono stato qualche giorno, in coppia ho visto e coi piccoli solo i Mechi e i Salvini. Questo è un altro Cribro Eros che è un bel pesce, secondo me più in natura con la luce solare che in acquario. In acquario potrebbe essere veramente grigio come pesce. Anche questa è una foto che avrò fatto a 20 centimetri dal pesce, se no viene veramente. Questo è un filmato, l'ho filmato anche il Cribro Eros, comportamento molto simile a quello dei Torittis, ma un po' più. Ma ci sono un sacco di vongole praticamente, cozze sì, sembrano, insomma, bivalvi. Eh Pieno, sì, pieno, sono mittili, sì, vedo. Infatti. sì, sì, pieno, pieno, pieno di cozze dappertutto. Sono cozze e lumache. Dopo una foto ci sono delle lumache che sembrano delle ampullaria bianche. Ecco, qui era, ragazzi, era nuotare come in un acquario. Cioè, sembrava di essere in un acquario, una roba stupenda. Come l'acquario che ho in sala con i, belli. i centroamericani, qui era uguale. Questa è una coppia di un pesce bellissimo, ha un nome un po' di merda, ma il pesce è bellissimo.
Salvini. Salvini. Diciamo che Andiamo avanti, che ci tocca andiamo alla tagliare. Avanti. Questa era una coppia bellissima, ragazzi, con i piccoli. Adesso in qualche foto si vede un po' meglio. Non so se qui li notate, i piccoli. Poi Salvini ne ho visti tanti, ce n'erano tanti, ho anche delle altre foto, ma questa era una coppia stupenda. Bellissimo. Il maschio a sinistra, la femmina a destra. Eccola qua. Qui Che sotto. piante erano quelle, Miles? Sai che non lo so che piante fossero queste, non ho idea. Non so se sembrano qualcuno- Leocaris? Anche io stavo per dire Leocaris. Guardate che Sembra, bella sta sembra femmina. troppo alte per essere. Ma sei in natura. Sì, queste ne ho viste tante di queste piante, arrivano a 1,5 metri anche di Un po' altezza, troppo. lì sul lago. E ecco, hanno poco rosso questi salvini rispetto a quelli che vediamo, sono molto più gialli. Questa è la femmina, ma il maschio praticamente non ha rosso. Ecco, qui si vedono bene i piccolini, li vedete? Sì. In basso. E qui c'è il filmato della coppia che mi avvicino e si allontana portandosi dietro i piccoli. È fantastico, cioè tu sei immerso lì, fai il bagno, c'è gente che fa proprio il bagno, come anche i miei amici, mia moglie, mio figlio, si facevano il bagnetto come al mare, e tu invece sei giù e ti vedi i pesci che hai in acquario. Questa è una petenia ne ho viste tante, ma veramente difficile da fotografare, soprattutto gli adulti, quelli grossi, perché ho visto degli adulti veramente grossi, cioè adesso non so se sia una misura da pescatore, ma 30-40 centimetri di pesce. Veramente belle, ma veramente faticose, cioè gli adulti grossi non si facevano avvicinare. Questa è sempre la laguna Bacalar, guardate che sabbia bianca, e con questa sabbia bianca anche i pesci sono molto chiari. Questa è sempre la Petenia, questa è una delle foto migliori che sono riuscito a fare, la Petenia. Petenia splendida. Sì, Questo è un nel altro film. nella laguna Bacalar il rosso manca perché i Salvini e tanti altri Gialli. pesci che stanno come i Dorictis nei fiumi hanno più rosso rispetto alla laguna Bacalar. Sì, questo è tutto. Questa è una coppia di Torictis coi piccoli che li difendono. Adesso non so se si riescono a intravedere i piccoli perché erano proprio piccolini. Poi c'era e guardate l'acqua, la vedete tutta la sospensione? Sì. Cioè, per fare delle foto bisogna andargli davvero vicini ai pesci, se no questo è il risultato. Ed erano lì che difendevano la prole. Poi ho visto un'altra coppia che ho filmato con dei piccoli un po' più grossi, e diventano molto meno aggressivi. Vedete questa coppia qua, si vede, ha un po' di giallo sulla gola, ma veramente poco. Mentre nella cenote azul, che vediamo tra poche slide, hanno un giallo, il fondale è più scuro rispetto a questo e hanno il giallo molto più marcato. Oddio, questi vi dico, io non li terrei in acquario potendo scegliere, mentre quelli del cenote azul, che è proprio di fianco alla laguna Bacalar, sono veramente belli. Questo è il Gobiomorus dormitor, veramente diffuso, ce ne sono tanti, è un pesce che non ho visto superare i 20 centimetri, pesce sui 15 centimetri mediamente. Questo è l'Ophogobius ciprinoides, è bellino perché c'ha, poi noi ciprofili, tanganicofili di più, si accontentano di poco, c'era questa pinna gialla, e invece il maschio, che non sono riuscito mai a fotografare bene, diventa tutto nero. Non so se è riproduzione o...
un pesce molto diffuso, molto carino, sarebbe molto interessante poterlo tenere in acquario. Questa era quello che vi dicevo, molto diffusa, non so se sia, non ho idea se sia un'ampullaria, assomiglia molto all'ampullaria, ma nel baccalare era completamente bianca, così, quasi trasparente, grossa come un'ampullaria, come dimensione. E poi vedete queste cozze, che il lago era pieno di queste cozze, filtratori, che sarebbe anche questo un animale interessante, ma questa ampullaria secondo me potrebbe avere anche un successo commerciale, perché così bianca è anche carina. Il cenote azul. Il cenote azul è uno dei più famosi del Messico, è ovale, circa col diametro più lungo di 250 metri, il più corto di 180, e dista, poi ho una foto dalla laguna Bacalar, solo 50 metri, ed è profondo fino a 90 metri. I cenotes, per chi non lo sappia, sono delle formazioni che si formano perché la penisola dello Yucatan è formata di calcare sedimentario. L'acqua piovana, che è acida a causa della CO2, dell'anidride carbonica atmosferica, scioglie il calcare, perché il calcare si scioglie con l'acido, e quindi si sono creati nel tempo questi fiumi sotterranei e questi laghi sotterranei. Poi in alcuni casi, in molti casi, il soffitto di questi laghi è crollato e sono rimasti questi cenote, questi laghi circolari. Alcuni cenote, tanti cenote, sono ancora delle grotte completamente chiuse. L'acqua è più fresca nei cenote rispetto alla laguna Baccalarra. Io avevo letto generalmente 24-26 gradi, però io ho misurato in superficie 28 gradi, era agosto, faceva caldo. Sentivi una bella differenza rispetto alla laguna Baccalar, perché 32 gradi è proprio calda l'acqua, entri dentro, è calda. Già 28 gradi in superficie la senti, soprattutto avendo fatto magari la mattina il bagno nella laguna Baccalar e poi nel pomeriggio passando lì la senti molto più fresca. La laguna è circondata da una vegetazione bellissima, lussureggiante, con alberi tropicali e tante mangrovie. Come dicevo prima, l'accesso al cenote è a pagamento e all'interno del cenote c'è pure un diving center che io non ho utilizzato perché sinceramente sono andato sotto in apnea e dopo i primi metri la visibilità non è che fosse un granché. Ecco qui la foto. A sinistra la mappa, la freccia indica il nostro lodge e invece il puntino è il cenote Azul, circa una quindicina di chilometri più a sud del nostro lodge e appena a sud della città di Bacalar. A destra, non è mia la foto, l'ho trovata da internet, c'è il cenote, come vedete c'è un istmo che lo divide dalla laguna Bacalar, qui sopra è la laguna Bacalar, sotto è il cenote e se vedete questo è un altro cenote qui a sinistra, lo vedete? Mi sentite? Sì, sì. Sì. Questo è un altro cenote che è proprio all'interno della laguna Bacalar. Praticamente la laguna è tutta abbastanza poco profonda e poi ha questi buchi che sono dei cenote all'interno della laguna. Comunque, Questi Mile, sono... ti confermo che era un'ampullaria. L'hanno segnalata endemica dello Yucatan, Pumacea flagellata. Ah, che bello. Grazie. Prego. Peraltro è bello, e io ci ho anche pensato di portarmela a casa, ma devo prendere ancora un paio di aerei, non volevo essere arrestato per delle ampullare. Ho fatto ste cazzate in passato. E questo è il cenote, vedete, quello è sempre mio figlio che mi fa un po' da modello. E l'altro non so chi sia quello che sta nuotando in mezzo. In teoria era obbligatorio il giubbotto salvagente, ma nessuno stava... Io poi dovevo andare sott'acqua, quindi il giubbotto proprio mi era scomodo, ma nessuno ci ha obbligato a indossarlo. Questo ho delle foto del fondale, me le hanno chieste perché hanno detto fatemi vedere com'è l'ambientazione subacquea. Ecco, l'ambientazione vicino a riva è tutto un intrico di rami, di piante. Non chiedetemi che specie sia quella pianta, sembra un'elodea, potrei dire, ma non ho nessuna certezza.
sono radici di alberi che entrano in acqua, alberi crollati in acqua, è tutta una radice. Poi al centro c'è la parte più profonda e ci sono dei pesci anche al centro, io ho visto dei banchi di latterini, cioè pescetti, saranno dei ciprinodonti, dei cipriniformi, non lo so, ma tipo latterini. Non ho neanche capito, li ho anche fotografati, non ho messo la foto perché non è un granché. Penso che oltretutto non siano neanche endemici del Messico e del cenote, da quello che ho capito leggendo. Questa l'ho messa perché mi ricorda molto un fondale che vendono, Back to Nature, non so se ce l'avete presente, che è molto simile a questa foto qui. Questo è un albero che cresce in acqua con tutti i pesci che gli girano attorno. Questo è un altro di quelli col nome brutto, ma è un bel pesce. Questo non è neanche bellissimo neanche il pesce, però ce ne sono dei più belli, sempre per vedere radici e tronchi che ci sono sott'acqua. Questo è già un bel maschietto. Un bel maschietto. Qui siamo nel cenote Azul. Vedete il fondo, io non so se sia più chiara la sabbia, ma comunque è ricoperto completamente di foglie, quindi comunque è più scuro rispetto alla laguna Bacalar. Questa è una piccolissima petenia, bellissima, sarà stata 5 centimetri. E questa invece è la mamma, non lo so. Era un adulto di petenia splendida. Le specie che ho visto nel cenote Azul sono le stesse che ho visto nella laguna Bacalar. Io immagino che quando ci sono delle grandi alluvioni, non dico la pioggia che abbiamo beccato noi arrivandoci, ma se noi l'abbiamo beccata un giorno probabilmente c'è di peggio, i pesci si possano trasferire dal cenote che è a 50 metri alla laguna Bacalar, per cui inevitabilmente ci sono le stesse specie in laguna e nel cenote. Miles, scusami, ma non è invece probabile che ci siano delle gallerie sotterranee carsite Anche, che collegano il bravissimo. cenote con la laguna? Sì, sì, perché i cenote sono tutti collegati. C'è un Eh, reticolo fluviale, bravissimo, hai ragione, è un reticolo fluviale molto vasto, per cui può essere benissimo che siano anche collegati, che ci siano sì, collegati anche in maniera sotterranea. Sì, sì, assolutamente. I cenote spesso sono collegati uno con l'altro, assolutamente. Però è anche facile che, vedi qua, che arriva tanta di quell'acqua che uno straripi dentro l'altro. O addirittura io sono andato sul lato qui della laguna, anche le altre lagune o il mare che possa entrare in qualche modo, addirittura qua. Veniamo ai pesci. La Pettegna abbiamo visto, il Salvini l'abbiamo visto. Adesso quello che a me mi ha fatto innamorare, questi Torictis qua. Guardate quanto sono belli, cioè hanno tutta, anche rispetto a quelli della Laguna Baccalare, io non so se preso questo e sbattuto nella Laguna Baccalare poi diventi chiaro anche questo. Può essere, visto che probabilmente c'è questo mescolamento di specie, però qui avevano dei colori eccezionali. Questa è una coppia coi piccoli, in questa foto non si vede tantissimo, ma poi c'ho anche il filmato. Eccolo qua il filmato. Il filmato ve lo faccio vedere, è la coppia che li vedete i pesciolini, no? Ecco, lì è passata quella vieia, non se la sono filata di striscio. Probabilmente i pesciolini oramai sono abbastanza grossi per non essere mangiati, non lo so. Qui l'ha cacciato un po', ma senza troppa convinzione. E io ero a qualche centimetro, ecco. Però già a questa distanza vedete quanto pulviscolo, a parte che bastava toccare il fondo, vi lascio immaginare che cosa veniva su, no? Ecco, per fare delle foto bisognava andargli proprio vicino. Questo qui è il maschio, Piccolini sono anche grossi, mi sembra è un che centimetro. centimetro. Sì, sì, sì. Questo è il maschio, guardate che filamenti, bellissimo. Sempre lo stesso maschio. Questa coppia sarò stato un paio d'ore a seguirla, così a guardarmela.
ogni tanto andavo a farmi un giro, poi tornavo lì. Tanto erano in un'insenatura, dopo ho la foto, si vede da fuori. Stiamo parlando di 50 centimetri di profondità l'acqua. Praticamente era in un acquario. Questa è sempre la coppia. Questo è sempre loro. A me, guardate, mi sono piaciuti tantissimo. Questi gialli piuttosto. Siamo abituati a vederli rossi, sarà anche la novità. Peccato che non li importino, io non li ho mai visti. Un altro filmato. Questo è il solito comportamento che vanno a grufolare sul fondo e tutti piccoli attorno quando loro sollevano il fondo. La femmina è quella a destra, ovviamente il maschio è quella a sinistra in questo film. Eccolo qui. Anche la femmina ha un bel colore. Molto, molto sedimento. E ecco, ero a qualche centimetro, perché voi vedete qui, le foto le ho fatte con la macchina compatta, con una Nikon V300, che è una macchina compatta subacquea che può arrivare fino a 30 metri di profondità, ma qui non ce n'era bisogno di 30 metri. Stiamo parlando davvero di 50 centimetri di profondità, questa insenatura qua. Un altro filmato. Bellissimo. I Quelle Torichtis sott'acqua sono sono detrivori? Direi di sì, detritivori, perché sono lì e io li ho visti sempre cibarsi sul fondo. quelle sott'acqua sono le foglie di mangrovia? Ma allora la vegetazione in realtà era molto varia, per cui non era solo mangrovia qui. C'era una giungla fuori, diciamo così, non so se sia il termine corretto. Queste sempre delle vieie melanura. Ecco, c'era un posto, non sono riuscito a fare delle belle foto, perché le foto vengono, ne viene una su 20, diciamo. C'era, come dicevo prima, il ristorante. Sotto il ristorante si vede che buttavano anche la roba, c'erano delle vieie enormi, ma queste erano bastardissime, non sono riuscito a fare una foto decente che fosse una. E c'era una moltitudine di vieia pazzesca, centinaia di vieia sotto il ristorante. Vieia e Tricromis, Salvini, non le petenie, perché le petenie sono piscivore, quindi... Queste sono Beias Spilù? No, queste sono melanura, sì. Una Melanura. volta erano Sinspilum, adesso sai che cambiano i nomi in Melanura, sì. continuazione. Una volta erano Ciclasoma Sinspilum. Questo è un altro Salvini. Bello. Questo è un bel maschio. Ecco, c'erano poi anche dei pecilidi. Non so che pecilia fosse questa, non ho capito, non l'ho trovata da nessuna parte. Ora, non era malvagia, perché se la guardate era sull'azzurrino, poi le foto non rendono. Dal vivo, con la luce del sole, erano più belle. Sembrano quasi delle... Allora, poi ne ho viste di più belle, stessa identica forma, con le pinne rosse, poi ho delle foto, e le ho trovate come Pecilia orru, ma non ho nessuna certezza. Poi c'era anche questa gambusia, questa invece l'ho trovata gambusia sex radiata, le foto non sono un granché, era molto comune anche questa pecilia. Poi c'erano i soliti gobidi, dormitor, l'altro no, l'Ophogobius no, ma il dormitor sì. E questa era la vegetazione che c'era fuori dall'acqua. Qui mi si intravede, perché la foto non è mia, però lì sotto, in quella bifurcazione dell'albero, sono io che sto facendo i filmati Torictis. Non so se mi si vede il boccaglio. Non so quanto grande abbiate lo schermo. Mm. E
Questo per dire la vegetazione, vedete delle palme, c'era di tutto, una vegetazione stupenda. Per finire, non ho per moltissimo, vicino a Tulum, come dicevo, siamo andati a visitare alcuni cenotes. Oltretutto eravamo stati al mare, devo dire, io mi ero preso una bella otite e ero completamente sordo, non mi era mai successo una roba del genere. Cioè, le orecchie tappatissime, però mia moglie ha cercato di trattenermi, io me ne sono sbattuto altamente e sono riuscito a fare delle foto anche qui. Anche qui l'acqua era più fresca, nei cenotes è più fresca ovviamente rispetto alla laguna Bacalar. La laguna è una paludona, quindi l'acqua diventa molto calda. Questi sono 4 cenotes, questo Casa Tortuga, poi ce ne sono migliaia di cenotes. Sono visitabili con un sentiero ad anello di 3 km circa, devo dire molto carini, molto turistica come situazione. Anticipo già che ho visto una sola specie di ciclidi autoctone del Messico che è Maya Eros urophthalmus. Purtroppo ho visto anche delle tilapie come pesci introdotti e i soliti Astyanax bacalariensis. Ma la stiamo Bacalarensis è l'ex messicano? Ma allora, guarda Marco, non lo so. Ah, Io ho trovato che per la zona c'è il Bacalariensis, anche a me sembra uguale al Mexicanus. perché io quello che ho visto nella zona di Tulum c'aveva proprio le pinne rosse. Sì, sì, è quello, adesso lo vediamo, è uguale. Però ti dico, lo prendo per come l'ho trovato in varie pubblicazioni, Bacalariensis, Sì, magari. però magari, che ne so, avranno visto che aveva una scaglia in più o una Sì, scaglia in sì. meno e hanno descritto una nuova Sì, specie. comunque le danno come specie separate. Mm. Eh? Le danno come specie separate. Vero? Separato. Sì, sì, sì. Poi vale a distinguere, io non sono capace. Io ho fatto delle foto lì a Tulum, nei vari cenotes, insomma, fino a Quintana Roo, e comunque era un rosso evidente, cioè proprio rispetto a questi che hai fotografato tu. Però, No, no, adesso li vedi diversi, ah, perché quelli era la laguna Bacalar che li hai sì, visti. La laguna Bacalar era tutto chiaro. Anche il sì, Torictis, non so se hai visto sì, la sì, differenza che c'era tra il cenotes Azul e la laguna sì, Bacalar, era evidente, cioè nel sì. cenotes Azul vedevi un bel giallo carico, mentre in laguna Bacalar erano quasi bianchi. Questo è Maya Eros, che ripeto, in questi cenotes è l'unico ciclide che ho visto, ce n'erano davvero tanti e davvero grossi, cioè questi erano dei Maya Eros di 30 centimetri. Mamma mia. Queste purtroppo anche queste tilapie molto grosse, non so che tilapie sono tilapie mangerecce, diciamo così. Mhm. Mangerecce perché si mangiano tutto il resto. No, 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 perché mangerecce sì anche, ma perché le avranno introdotte per mangiarsele, immagino. Certo. E questo è invece lo xifoforo che vi dicevo prima, la Pecilia. Io l'ho trovata come Pecilia orru, bellissima. Ce n'erano dei banchi enormi, molto difficili da fotografare perché non stavano mai ferme e veramente, veramente bello. Mi piacerebbe davvero trovarlo per metterlo in acquario, però non ho mai trovate, neanche magari le importano anche con un nome diverso. Questi, vedi Marco, sono gli Astyanax che ho trovato qui in questi cenote. Hanno già dei colori più carichi rispetto a quelli della laguna. Poi ti dico, mi ho trovato come Bacalariensis e riporto. Ma Forza. come diceva Lorenzo, sono due specie separate. Va bene, Sì. diamo atto. Questo è il motivo per cui viene chiamata Cenotes Casa Tortuga,
perché è piena di tartarughe. La vedete? Queste sono le Echinosternon, che vengono chiamate mud turtle, mud turtle, tortoise, non mi ricordo mai se è turtle o tortoise in inglese. Echinosterno oxacae. Oxacae. Creaseri. Mm. Sì. Questa vedete è completamente immersa nel fango. Quindi in realtà l'ho tirata fuori io. Poi aveva ben ragione a nascondersi nel fango, perché è arrivato anche un maschio che le ha rotto i coglioni in maniera inverosimile. Ah. Poverina. Davanti e dietro un maschio. E poi, visto che l'avevo inguaiata io, sono andata anche a salvarla. A un certo punto il maschio di torno, nuotando, gliel'ho portato lontano perché poi era bestia. Oh, non la mollava. No, il periodo della riproduzione. Tu, Marco, avevi l'Echinosternon, no? Io ho le Ce l'hai? Echinosterno scorpioides, scorpioides cruentatum del Messico, lo stesso. Sono quelle rosse, con la testa rossa. Ah, Sono simili. sì, Uguali, uguali. l'Echinosternon sono tutte simili. Sono belline, eh? Piccoline, Sì, perché 15 centimetri sì. circa come animale, quindi... Hanno un'indole E con aggressiva, cioè questa, maschi e femmine. e con questo filmato ho finito le foto del Messico. Qui ho messo un'altra foto perché il mese scorso sono andato in Tanzania e sono andato sul lago, che è il lago Burigi, e anche lì ho ravanato nel fondo. L'acqua faceva schifo, era torbida, e quindi ho tirato fuori il retino. Ma come c'è scritto, un'altra storia. Vediamo. Non per una conferenza, perché alla fine di pesci ne ho trovati pochi, 2 specie sul lago Burigi. Ho finito. Se volete, se avete qualche domanda da fare o qualcosa da chiedere, fate pure, chiedete pure. Ciao Miles, Dimmi. ma le dimensioni dei Turictis erano come quelli che si trovano in acquario o Sì. erano più piccoli, più grandi? No, guarda, 10 centimetri, indicativamente come quelle che ci sono in acquario. Ma anche i pesci normalmente, anche le vieia, non dimensioni straordinarie. Le uniche, ecco, ho visto che non rendono in foto e non sono riuscito a fare delle grandi foto, le petenia. Le petenia erano delle belle bestie. Solo che quelle più belle, grosse così, se ne stavano distanti, probabilmente, che ne so, o le pescano, le cacciano, saranno buone da mangiare, quindi si fidano poco ad avvicinarsi. Mentre Torittis, Salvini, eccetera, direi che, anzi, Salvini a me sembrano più piccoli di quelli che io avevo tenuti in acquario. Anche più buoni, perché quelli in acquario i Trichromis sono dei bei bastardi, Mentre lì in natura, ovviamente gli spazi sono diversi, gli spazi sono enormi, quindi un pesce che non vuole essere bastonato, basta che faccia 1 metro e non lo vedi più. Eh, quindi le specie alla fine che ho visto non tantissime, in Messico ce ne sono tantissime, ovviamente, però nello Yucatan in realtà sono queste 6, sono meno di 10 specie presenti. Ripeto, Che non hai visto gli Octofasciatum nei Genomi. no, non li ho visti. Non li ho visti da nessuna parte, sì. Sono in varie cenotes. Tu li avevi fotografati, mi ricordo. Io l'avevo visti nei Genotes de Tulum e di Quintana Roo, nel senso Anche io nel penso Dos Ojos ce n'era tantissimi, anche nel Cenotes de Kukulkan, che chiamavano, e ce Ma sai n'era. che lo Soyos avevamo la casa proprio lì vicino, però era il giorno in cui stavo proprio, avevo l'otite che anch'io mi sono trattenuto un attimo.
Quello è uno dei più bei cenote, anche perché quello si estende, secondo la guida, mi aveva detto che si estendeva per 115 C'è km sott'acqua. sottoterra. Noi ne abbiamo fatta una mezz'ora di immersione, già mi sembrava un'infinità. Con le grotte, uscivi fuori, rientravi, un'immersione pazzesca, perché è uno dei più bei cenotes sicuramente del Messico, Dos Ojos. Vale la pena con le bombole farlo quello, Sicuro, fondamentalmente. sicuro. Certo. Però gli Octofascianum l'ho visti, nel senso, nei primi 4-5 metri, gruppi di coppie piccoli, cioè proprio uno spettacolo. Poi dopo, ovvio che sotto vedevi solo Astyanax o Catfish o altri pesci, non vedevi più Ecco, niente. è vero, qualche catfish l'ho visto, non sono riuscito a fotografarlo, degli Ictalurus tipo. Sì. Ramdia o roba varia. Eh. E i ciclidi invece li vedi comunque nel primo metro d'acqua, alla fine li vedi tutti molto superficiali. Vero. Cioè, anche sulla laguna Baccalara, se andavi a 3-4 metri dove era più fondo, non vedevi più ciclidi. Vero. I ciclidi li vedevi a riva, dove ci sono le rocce, i rami, soprattutto le mangrovie. Adesso non ho fatto vedere, ma c'erano dei boschi di mangrove con le tillandze, le orchidee che salivano sopra, i basilischi che giravano tra le mangrove, bellissimo, è una zona, Chiaro. andavamo con la canoa, veramente bello. Baccalara, ripeto, sono 7 specie e l'unico che mi mancava era, come si chiama il genere dello Spilurus? Cryptoeros. Sì, Cryptoeros Spilurus, che però è segnalato solo proprio a sud, mentre a nord, cioè nel resto del lago ci sono quelle 6 specie che sono molto molto comuni, per cui uno dovesse andare nello Yucatan, a parte ragazzi, il mare oramai è da sconsigliare, purtroppo mi dispiace dirlo, ma è invaso dal sargasso. Cioè, negli ultimi anni, a causa probabilmente del riscaldamento climatico, c'è uno sviluppo mostruoso di sargasso che invade tutte le spiagge. Purtroppo poi questo sargasso marcisce, ma strati di un po' come da noi la Posidonia, ma all'ennesima potenza. Per cui tu hai delle montagne di sargasso marcio che puzza maledettamente e l'acqua è marrone per 100-200 metri a riva. Per cui le spiagge sono rovinate, l'acqua è rovinata, poi io mi facevo i chilometri, per cui il mare era anche abbastanza poco profondo, per cui andando fuori, che ne so, 1 chilometro dalla riva, io andavo, per quello mi sono pigliato anche l'otite, poi non c'ho più l'età, tornavo a casa la sera, gastato, fate 1 chilometro a uscire, 1 chilometro a rientrare, la mattina, poi fatelo di nuovo il pomeriggio, ne valeva la pena, perché poi c'erano gli squali nutrice, c'erano i pomacanthus, sia l'arquatus che Allora, insomma, valeva la pena. Però, Chirurghi è pieno, pesci chirurgo. pesce chirurgo è pieno, certo, gli acanthurus. Allora, bellissimo. Poi ci sono uno dei pesci più belli, il ciliaris, come si chiama di nome? Olacanthus. Olacanthus. Olacanthus ciliaris, bellissimo, un pesce stupendo. Però le spiagge sono rovinate e il turismo sta patendo, cioè il Messico sta patendo per il sargasso in maniera mostruosa, perché i turisti non vanno più. Sì. Ormai Allora, io ho fatto molte immersioni a Tulum, a Quintana Roo, a House Reef e ti dirò, con la barca andando fuori era difficoltoso. Poi ho fatto le immersioni a Cozumel e a Cozumel è un'altra pagina, nel senso che nei Caraibi quasi, correnti, e quindi cioè non c'è proprio il devi sargasso andare e l'acqua è bella. immersione in drifting, nel senso che in Non fa niente. corrente
e l'acqua è trasparente, bellissima, coralli, però le house reef in Messico non le consiglio a nessuno, perché Non non so più. si poco, niente. No, ma poi la puzza anche, è Sì. una cosa, mi spiace. Poi devo dire che in Messico mi sono trovato molto bene, l'ho trovato un paese, girandolo, sai, se ne sentono dire di tutti i colori, no? Poi magari anche un po' di fortuna la mia, ci mancherebbe altro. Però noi l'abbiamo girato in macchina, ci siamo fatti 1500 km in macchina, voli aerei, ma anche Città del Messico. Città del Messico a me è piaciuta molto, una città molto viva, piena di cose interessanti da vedere, musei, siti archeologici, ma anche solo passeggiare. Tu passeggi in una città con un clima eccezionale perché è a 2000 metri d'altitudine, è alta Città del Messico, quindi c'è fresco la sera, mai troppo caldo di giorno, una vegetazione tropicale che ci sono i parchi pubblici che sembrano delle giungle, no? Con questi alberi, fiori stupendi, veramente bello. Poi dei musei bellissimi, veramente una bella città. E anche il resto del Messico, sarò stato fortunato, ma non ho mai avuto problemi con la macchina. Sai, senti dire, no, che ti ferma la polizia, di tenere pronti i soldi per dargli la tangentina per lasciarti andare. Devo dire, non c'è mai successo nulla. Ecco, il Chiapas è ancora molto militarizzato, eh. Vedi tante camionette con i militari in assetto di guerra che fanno impressione perché passano queste camionette dei pick-up con quello dietro con la mitragliatrice. Vero. A me è capitato coperti fino a qui col passamontagna, l'elmetto, fanno impressione. tra lo Yucatan e Quintana Roo, e andavo in quei bus particolari, quelli che chiamano i taxi, i minivan o i bus che ci hanno fermato. Comunque c'era nel posto di blocco quei pick-up militarizzati ci hanno fermato, e comunque la situazione è sempre. Tu quando sei stato, Marco? È nel 2012. Beh, adesso forse è anche un po' migliorata ancora la situazione rispetto al Io 2012. sono stato nel 2002 proprio a San Cristobal de las Casas e nella strada da Palenque l'abbiamo fatto con un pullman di linea da Palenque a San Cristobal. C'eravamo solo io e la mia compagna, tutti erano maglia, tutti rossi, bordeaux. Sono saliti, ce l'hanno fermato il bus, sono saliti i militari con il mitra spianato. Sì. Guarda, ti assicuro, gli indiani non dicevano una parola, cioè si stavano letteralmente cagando sotto. No, devo dire che io ho trovato un clima probabilmente molto migliorato. Non ho visto scene, fortunatamente, scene di questo tipo. Devo dire che, ripeto, la strada che abbiamo fatto noi non era la strada principale, quella che abbiamo fatto in macchina, e abbiamo incrociato veramente anche poca gente. Stradine di montagna, per cui un po' faticose, però non avevamo fretta, per cui ci fermavamo. Però ecco, facevamo delle macchinate dalla mattina alla sera, perché per fare 300 km dovevi partire, facevi colazione, partivi, poi cercavi dove fermarti per pranzo e poi ripartivi, e per fare 300 km con calma, ripeto, ma ci metti tutto il giorno. Stradine in montagna, poi arrivavi nei villaggi, in prossimità di ogni villaggetto c'erano i bump, no, sulla strada, cioè le cunette, per cui con delle macchine, non mi ricordo, erano delle macchine recenti, abbiamo ovviamente quelle in affitto, però erano delle macchinette, insomma. Senti, ma io non ho mai fatto nulla di cenotes e compagnia cantante, ma so che ci sono pure nello Yucatan le lagune con l'acqua salmastra dove ci sono altri pesci. Sì, come ti facevo vedere prima,
Guarda, ricondivido, che si intravede la mappa, proprio anche vicino alla laguna Baccalara, qua. Allora, a parte che questo qui lo vedete è mare proprio, questo, quindi qui Non sarà... Non sta si vede condividendo. nulla. Ah, Elias scusatemi, non si vede. adesso ci riprovo. Scusate, devo fare così, non sono abituato con Zoom. Adesso dovreste vederlo, vedete? Sì, Sì. Allora, questo è mare, questa laguna così è mare perché questa è una penisola sotto, questa parte qua. E queste sono delle lagune salate o comunque salmastre. La Baccalara è completamente d'acqua dolce, però ci sono tante lagune salate, non so che cosa ci sia. Bacalar è patrimonio della biosfera dell'UNESCO e è totalmente dolce. Dopo, ovvio che c'è quelle zone lì, è proprio tutte salmastre e quasi salate. Però anche nelle zone salate ci stanno parecchi pesci cicli che variano dalla laguna e rientrano. Ho visto. Sì, non so, io non ho, ecco, probabilmente queste altre, questa è Sì, Baccalara e vedete questo che vi facevo vedere prima, Torero. arriva giù al mare, no? Sì, questo. Questo è proprio mare, questo. sì, sì. Ed è attaccato perché guardate qui da Chetumal o Chetumal a Baccalar ci Sì, sono 10 chilometri. sì. Cioè, questo istmo saranno 10 chilometri, a dire Anche, esagerato. anche le Poicilia velifera, si Sì, trovano sì. molte velifera, molti Ah, cicli. in acqua salmastra, certo. Le Orru non lo so, le Orru non lo so, quello che ho visto. Poi, ecco, noi siamo andati in un posto che era molto bello. Siancan, Siancan sei stato? No, siamo stati qui vicino a Maualla. Noi siamo stati qua, vediamo se lo trovo. Posto qua, in questa zona, mi sembra, veramente fuori dal mondo, perché qui, se vedete, non c'è proprio nulla. Noi avevamo una casa qui in mezzo, nel nulla, bellissimo, con la foresta dietro, iguana ovviamente dappertutto, no? Che ci sono iguana nere e anche le iguana verdi. E, e poi eravamo sul mare, c'era solo questa casa da queste parti, insomma, da queste parti non c'è nulla. Che se non ci fosse stato il Sargasso sarebbe stato un paradiso. Dicono che d'inverno non ci sia il Sargasso e quindi le spiagge diventino bellissime perché con le mareggiate invernali che ci sono a dicembre riportano tutto in mare e quindi si pulisce tutto. Quindi a dicembre si può andare. Adesso stavo guardando in questi giorni perché seguo alcuni siti che avevo visto l'anno scorso, c'è già l'invasione del Sargasso. Cioè siamo ad aprile-maggio e già devastato dal Sargasso. Noi eravamo andati qua su vicino a Turum, vabbè, abbiamo girato un po' di Turum. Siamo andati qui nella riserva della biosfera, molto bella. Poi Siancan, vedi, eh? Siancan. Sì, Siancan. Bella. Anche qui il mare è devastato dal Sargasso, tutta questa costa. C'è poco da fare. Ma la cosa bella, devo dire, la Laguna Bacalar bellissima, sembra di stare proprio in un acquario. E il cenote azul, devo dire, a differenza dei cenotes tortuga, ma anche lo soios, dicevi prima, qui ci sono tanti cicli diversi, sia in Bacalar che in il Sì, cenote azul, perché ci sono comunque anche il cenote azul, 6 specie diverse di ciclidi, tra cui delle vieie bellissime. Purtroppo, ecco, ho saltato alcuni canyon del Sumidero che doveva essere molto interessante, anche lì probabilmente si riusciva a fare il bagno. Questo
devo dire che il cenote azul mi è piaciuto tantissimo. Pesci molto belli poi, che questi veramente dei colori molto belli, questi Torictis qua. Adesso non mi Certo, una ricordo. volta li avrebbero chiamati affinis, e poi capire bene la differenza Ma tra affinis e mechi non è sai che semplice. cosa mi diceva Konitz, ad Konitz? Che gli affinis non sono in questa zona. Cioè lui ne faceva una questione geografica. Qui è la zona dei mechi. Dice lui, eh. Gli affinis sono, me l'ha anche scritto, sono da un'altra parte, non sono nello Yucatan. Adesso non mi ricordo se quello Isel sulle ultime conferenze che fece sul Centro America, nella costa atlantica, proprio caratterizzò questi cicli tipo i Torictis o altre specie che praticamente avevano questa caratteristica gialla, quelli che sfoggiavano sulla costa atlantica, mentre quelli nella costa pacifica erano caratterizzati più dal rosso. Anche quelli fluviali tipo i mechi, Torictis, però quelli spostati sulla costa atlantica avevano più il gene rosso e il giallo rispetto a quelli che stavano nell'entroterra su fluviali e queste cose qui. Mi ricordo di questa cosa qui che diceva Paul. Non lo so, io prendo per buono che siano dei mechi, poi a me che siano affini Sì, sono mechi. sì, però diciamo che manca il rosso in questa costa, diciamo, nel Messico, pesci rossi, diciamo, con Sì, pattern vero? rosso è più caratterizzato il giallo. Sì. Mm. Che sono molto belli, peraltro. Sì, 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 no, no, a prescindere dalla Cioè, bellezza. dalla specie, devo dire, a prescindere dalla specie, molto belli. Qui mi è venuta la tentazione, ragazzi, di prendere una retinata di piccoli, però ripeto, devo prendere ancora parecchi aerei e stare in giro tanto tempo, quindi... Dopo Miles ti vediamo su Borderline Security Milano. Esatto, no, sapete cosa? Quando è stato? 2 anni fa sono andato in Sri Lanka e non so se ricordate, non mi ricordo se prima o dopo che ci sono stato io, hanno arrestato un italiano che l'hanno beccato con non so quante farfalle e insetti dentro il bagaglio, no? Che aveva importato illegalmente. Non so se vi ricordate la storia, se l'avete letta. Comunque, per tornare a casa ed essere liberato dalla prigione, ha pagato 250.000 euro di cauzione. Mazza. Dollari, Anche dollari mi sono erano. portato a casa delle Delle euforbie. farfalle. No, no, farfalle no, animali no. Però un po' di piante, semi, piante. Ce l'ho pure. Ma poi hai visto soltanto i Torictis e i Tricomis con i piccoli? Con i piccoli sì, con i piccoli sì, gli altri no, non li ho visti, né le Vieia che era pieni. Allora, Vieia ne ho viste veramente tantissime e anche giovani, cioè tu vedi dei banchi di Vieia di 1 centimetro, però senza i genitori. Per cui si erano riprodotti da poco, perché in un lago per raggiungere 1 centimetro, così, voglio dire, no, magari un po' di più, 2 centimetri. E peraltro, ragazzi, io dalla camera pasturavo un po', no? Avevo i crackers e buttavo in acqua. Ero qua, ero qui quello che vi ho fatto vedere prima, c'era dove c'era mia moglie con... non che poi, ecco qua, che venissero a mangiare più di tanto, però qui Ma entravo con un pacchetto di cracker in tasca. tartarughe oltre che in Stenor hai visto anche altre specie? No, solo marine. Delle Chelonia midas in mare, no, altre specie no. No, non qui, no, stavo dicendo una sciocchezza, non ho visto. Sono da altre Miles, parti. ma lì i mechi si nutrivano principalmente di detrito, immagino, no? Io li ho visti solo tutti brucare il fondo.
Ma allora, Torictis, Cribroeros e Vieia li ho visti tutti brucare sul fondo, mentre Petenia no, ovviamente, perché è un predatore, e Europhthalmus non li ho visti brucare sul fondo. E poi cos'è che manca tra quelli che ho visto? Salvini, anche i Salvini brucavano sul fondo. Quindi diciamo che a parte gli Europhthalmus e le Petenie, non le ho viste, però gli Europhthalmus, quelli grossi, quei cenotes che ho visitato non avevano il fondo di sabbia, ma avevano il fondo roccioso. Non è vero, No, non ero, tutto perché ero curioso soprattutto delle vieia perché in Eh? acquario più volte mi hanno predato i pescilidi, quindi volevo capire se ti era capitato di vedere il Sì, comportamento questi? le vieia. Ah, no, non lo so. Allora, le vieia le ho viste anche molto grosse, ripeto, poi sotto il ristorante c'erano delle vieie enormi e anche molto belle. C'era una specie di grotta sotto il ristorante e lì era pieno. Le vieia, beh, qui si vedono, no, delle immagini, anche loro brucavano sul fondo, però quelle dei filmati erano giovani. Qua. Ok. Queste qui le vedi che brucano sul fondo insieme ai Torictis, le vedi qua? Sì, sì, sì. Quelle grosse non ricordo di averle viste brucare così. Ok. Praticamente i pesci predatori che hai visto lì era solo le petenia? Le petenie. Poi ho visto gli altri caracidi, c'è una foto non bellissima, più in mezzo caracidi o ciprinidi, non lo so, più in mezzo al lago. Sì, è pure probabile magari i predatori siano più pelagici e quindi con poca visibilità facevi fatica a Certo, vederli. certo. Sì, sì. In mezzo al lago non vedevi granché. Questi stiamo parlando di 1 metro di profondità. Vedi come va sul fondo? Sì, sì. Proprio come li vedi in casa. Bellissimo. Devo dire che mi sta piacendo molto la vasca che è tornato, ho fatto una vasca centroamericana, una vasca abbastanza grossa perché è 1,5 metri per 50 per 70 con i pesci piccoli, devo dire godibilissimo. Pesci piccoli, Torictis, Nanurutea e Spilurus. Devo dire belli, poi pesci abbastanza compatibili fino adesso. Gli Ma è dove Spilurus, tieni pure gli Astyanax ciechi? sì, bellissimo. Che, que- Pesce, che pesce quella stupendo. è un'altra ignorantata che non avevamo citato. Bellissimi. Ma comunque sono dei bei, a me piacciono davvero. E gli Astyanax ciechi ne ho 5, ne avevo presi 10, ma all'inizio me li hanno seccati come non so cosa, poi questi sono quelli Magari che... facciamo una serata dove presentiamo alcune vasche, così si potrebbe fare prossimamente. Sì, sì. Con le vasche, ognuno presenta una vasca o due delle proprie, così vediamo un po', almeno facciamo vedere un po' anche gli acquari, via. Potremmo Spoileriamo pensarci subito Miles prossimamente. che presenta il pesce elettrico. Ragazzi, Sì, quella sì. è veramente... Ma perché No, l'ho no, l'ho lo mangiato. lasciamo per un'altra serata, cosa dite? Cioè, Se ho visto lì Miles la sopravvive, mozzarella. Come facevo poi a non comprarmelo appena tornato, ragazzi? C'è la tentazione, la carne è Visto debole. da morto e da vivo. Guardate Lì che comunque è bellissimo quel pesce, cioè si è ambientato subito, adesso mi viene a mangiare quasi dalle mani. Bisogna stare attenti. è elettrizzante proprio. ci abbiamo già il video promozionale per Natale. Miles mette l'alberello in acqua con le lucette e quello da cena. No, mi piace anche... No, ci Invece c'è portiamo troppo avanti Ma così. la Va femmina l'enigma bene, ciacca ciacca invece
No, no, ma no, dobbiamo non dire troppo. Facciamo una serata di presentazione delle vasche. Pesci Facciamo una strani, serata geografica, così ci facciamo pesci organizziamo per bene. strani per tutti. Va bene, cosa dite se chiudiamo qua? Tanto Sì. organizziamo qualcos'altro prossimamente, anche se stiamo andando verso giugno, però magari un'altra serata la facciamo. Se siete d'accordo. Sì, sì. Va bene. Allora, beh, io ringrazio Miles intanto perché è sempre molto spontaneo, anche dice cose interessanti con grande semplicità, e ciò è bello. Ci troviamo un'altra serata, adesso capiremo cosa fare, ma secondo me potremmo presentare qualche vasca, dai, vediamo se ci organizziamo. Potrebbe essere un'idea interessante, così facciamo vedere anche un po' il lato pratico e le specie. Vabbè, ricordiamo che adesso il prossimo appuntamento nostro è a settembre a Malpensa Fiere con Acquaria Italia e ci sarà Heinz Buscher, quindi dico bene Heinz Buscher, scopritore di tante specie del Tanganica, vale la pena sentirlo, quindi prepariamoci. Va bene, presentiamo, ci troviamo la prossima serata AIC, vediamo di fare una cosa un po' così interattiva e almeno ci divertiamo un po' come stasera. Grazie Miles e grazie a tutti. Ciao a Grazie tutti, mille. Tutti, grazie. Ciao a Ciao, tutti, ciao, ciao. 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 Ciao, buona serata.